Le giornate autunnali trascorrono tra momenti di calma e altri di frenetici tentativi di affrontare le impellenze quotidiane. Quando possiamo andiamo a passeggiare tra i pascoli che abbiamo a disposizione, posti che ci scaldano il cuore e in qualche modo diventano un po' casa, soprattutto alcuni che davvero ci sono entrati dentro. Sto sfruttando il tempo a disposizione per raccogliere erbe, frutti e semi spontanei. È una pratica che mi rilassa, mi dà momenti di respiro e mi lascia addosso la soddisfazione di aver provveduto a dei bisogni concreti, attingendo a saperi antichi, legati ad una coscienza senza tempo, sistemica, naturale. Abbiamo tanto a disposizione, ma non ricordiamo più cosa farne. Sento che per me è il tempo di tornare a ricordare. Per me l'autunno è foraging, è davvero raccolta. Di solito uno pensa alla raccolta di erbe o frutti spontanei, bacche, eccetera, alla primavera-estate. Noi raccogliamo anche in primavera-estate, raccogliamo per esempio frutti rossi, fragoline di bosco, more, lamponi dove li troviamo. Quest'anno abbiamo trovato molti lamponi, però li abbiamo mangiati sul momento perché comunque non erano sufficienti per fare delle marmellate o delle composte, eccetera, o conserve, e devo ancora imparare a fare bene queste cose perché non mi ci sono mai messa davvero con impegno. Però la stagione che più si presta qui alla raccolta soprattutto di frutti e semi è la stagione autunnale, perché abbiamo castagne, abbiamo noci, abbiamo mele. Quest'anno le mele è disastro perché non abbiamo un albero, ma è stato un po' intaccato e quindi sta un po' morendo, diciamo. Adesso vediamo se riusciamo a salvarlo, però ha dato veramente poco, però comunque è una stagione ricca di frutti. Un frutto interessante che però in pochi conoscono è il frutto di questa pianta che vedete sopra di me, che è l'eleagno. L'eleagno è una pianta che fa queste drupe rosse con dei puntini argento, acidule, molto molto buone, di cui anche il seme è edibile. Io le ho scoperte venendo ad abitare qua perché erano già piantati questi arbusti, in quanto servivano per attirare gli uccelli, perché il nostro capanno era in realtà un capanno da caccia, quindi qui sono state piantate delle piante che potessero, soprattutto nella stagione autunnale e invernale, che poi è la stagione di caccia, potessero attrarre gli uccellini. E infatti viene chiamata anche pianta del corallo perché si riempie completamente di queste
bacche rosse da questo colore bello acceso che può attirare gli uccellini. È però una pianta dai frutti commestibili che noi in Italia non utilizziamo. Credo sia una pianta che viene dal Giappone, che noi non utilizziamo a scopo, diciamo, alimentare, ma che in realtà è molto interessante perché il frutto è completamente edibile. Se siete interessati passate a trovarci, perché noi abbiamo tante di queste piante e quindi c'è la possibilità di raccogliere o avere un po' di frutti. Provare questa esperienza. Si possono fare anche delle marmellate, ma i semini sono dei semini molto piccoli, quindi ci vuole tutta un'operazione per eliminarli prima di fare la marmellata. Io ho provato a fare la composta, diciamo, senza togliere i semini, ma il risultato non è stato dei migliori. I semini tra l'altro sono molto buoni, qualcuno dice che si possono tostare, che hanno forse un sapore simile a quello della nocciola. Questa cosa non l'ho mai provata, nel senso che quando mangi prevale il sapore, quando mangi il frutto prevale il sapore proprio della polpa del frutto, che è molto forte, davvero un sapore interessante, a me piace molto, da apprezzare, e devo dire che l'autunno davvero per me è una stagione molto molto bella e interessante per quanto riguarda la raccolta. Raccolta per me significa libertà, che porta ad una maggiore autonomia e a una maggiore consapevolezza di quello che mangiamo, e maggiore attenzione anche, se vogliamo, e cura rispetto a ciò che mettiamo nel nostro corpo, e anche poter assaporare gusti diciamo più autentici, più naturali e più freschi, anche perché appunto quello che raccogliamo poi lo mangiamo direttamente. Per esempio le noci noi le mangiamo fresche, quindi non le facciamo seccare, o meglio, se abbiamo un avanzo, nel senso che ne raccogliamo moltissime, è chiaro che le facciamo poi seccano e quindi poi le mangeremo secche, ma in realtà tendenzialmente non arrivano a seccare perché le mangiamo direttamente quando le raccogliamo. Noi non abbiamo alberi di noce, non solo castagni, ma abbiamo un sacco di noci, cioè abbiamo dei noci che buttano le noci all'interno del nostro terreno, e quindi noi prendiamo quelle che sono all'interno del nostro terreno, perché siamo stati autorizzati ovviamente dai proprietari, perché cadono dalla nostra parte. E poi abbiamo un sentiero dove ci sono noci, dove si possono raccogliere, e quindi noi facciamo questa raccolta. Quest'anno tra noci e castagne la raccolta è stata un po' strana, nel senso che essendoci stata molta umidità, molte, per esempio, castagne sono state mangiate dalle lumache. Gli alberi non hanno fatto una mega produzione come l'altro anno, l'anno scorso, però devo dire che comunque la soddisfazione c'è. Quest'anno io ho raccolto comunque anche fino a pochi giorni fa anche la piantaggine, per esempio, anche se bisognerebbe raccogliere quando ancora non è in fiore, perché chiaramente le proprietà della pianta sono maggiori, eccetera eccetera eccetera, la pianta è più tenera, però io direi che vado avanti a raccogliere finché posso, e comunque ci faccio i miei pesti, le mie cosine. Per esempio la piantaggine per noi, io la uso in tisana, però per me è anche buonissima proprio sminuzzata, faccio un pesto o per condire la pasta, oppure frullata per fare dei panini. Quindi faccio dei panini con magari pomodori secchi, formaggio ovviamente locale, con caglio vegetale, e questo pesto di piantaggine con olio e aglio e sale, a volte anche con magari semi di girasole o semi di zucca o noci sminuzzate all'interno, ed è molto molto saporito e gustoso. Oppure faccio delle bruschettine con questo pesto e poi lo decoro con dei fiori commestibili.
Ho imparato grazie ad un corso che ho fatto, un piccolo corso che ho fatto, e davvero è stata la svolta, perché abbiamo cominciato anche a ad accorgerci che ci sono molte cose commestibili intorno a noi che possiamo mangiare, di cui possiamo nutrirci, e c'è anche la gioia di poterle raccogliere sul momento e cucinarle o mangiarle direttamente fresche, direttamente da casa nostra, proprio a chilometro 0000. E questa cosa a me piace molto, mi dà davvero una grandissima soddisfazione, e sto cominciando anche appunto a perdere un po' quel pregiudizio, quella paura, e a lasciarmi un pochino più andare, sempre in sicurezza, sempre sapendo quello che sto mangiando, quello che sto raccogliendo, eccetera. Quindi non faccio grosse raccolte, raccolgo poco, quello che sono sicura che sia commestibile, però con questo poco riusciamo a fare delle belle cose. Adesso io vorrei andare, ho trovato un posto che è dove avevamo a pascolo prima gli animali, dove c'è tantissima ortica tenera, giovane, perché volevo farla seccare per la tisana, per fare le tisane. Anche con quella faccio un pesto, però spero di riuscire ad arrivare e non trovarla già fiorita, perché sono andata qualche giorno fa, settimana scorsa, e era proprio tenera, bella fresca. Però con tutte le piogge che sono arrivate non vorrei che sia cresciuta eccessivamente e che sia già fiorita, perché è una crescita abbastanza veloce. Speriamo. Devo trovare il modo, perché comunque devo andare un pezzo in macchina, poi fermarmi e andare a piedi, e devo trovare un momento buono dove magari appunto anche magari Enoch abbia voglia di venire, Eric non sia impegnato, in modo tale che possa venire con noi e possiamo anche gestire il bambino e quant'altro in tranquillità. Magari oggi facciamo un salto, così almeno vedo se riesco a raccogliere. Per me, direi che per questo periodo direi che posso ritenermi soddisfatta, anche perché ho fatto seccare tutte le mie erbe e sono molto 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 contenta, perché finalmente ho realizzato questo desiderio di cominciare a fare queste piccole cose per la mia autosufficienza, che mi danno quella soddisfazione comunque di nutrire il corpo e la mente in maniera positiva e con consapevolezza. E niente, sono super super felice di questa cosa e volevo un po' raccontarvela, e se volete avere più informazioni anche in merito a come cominciare con la raccolta di erbe spontanee o di frutti, come cominciare ad esempio a far seccare le erbe per fare tisane durante il periodo invernale, eccetera, non esitate a contattarmi. E niente, sono molto felice di essere qua ancora. Speravo di fare un video prima, ma non ci sono riuscita per diverse questioni, perché sono in ballo con l'organizzazione dell'asilo nel bosco, del quale vi parlavo nel video precedente, quindi sono super impegnata da quel punto di vista. Però oggi avevo voglia proprio di raccontarvi questa cosa, e niente, se volete passare a trovarci, come sempre noi siamo qui in provincia di Bergamo, e intanto io vi abbraccio. Una delle necessità annuali è quella di fare legna, perché in inverno è l'unica fonte di calore che abbiamo a disposizione. Questa è anche una buona occasione per ripulire il bosco e osservare attentamente il suo stato di salute. È un atto di cura per noi e per il luogo che ci ospita. In questa attività ci sentiamo abbracciati dalla sensazione di essere parte di qualcosa di più grande e nello stesso tempo di poterci prendere dei nostri spazi più intimi.